Va tutto benissimo, è tutto straordinario, è tutto incredibile. Troveremo una soluzione per far funzionare Sorare al meglio, perché tutto quello che ci viene detto è perfetto e va benissimo. Gli haters, culo, ma chi se ne frega degli haters, non contano un cazzo, fanno schifo alla merda, dannati haters. Sorare è l'unica verità. No, Sorare fa schifo, Sorare è un troiaio incredibile, succedono delle cose pazzesche, vi faccio vedere io, cazzo, come funziona, che è un cazzo di schema Ponzi, che ci vogliono sempre inficcare di tutto, cazzo, e poi ancora cazzo, fa schifo! Ecco, come abbiamo appena visto dai nostri due amici, in questo momento di Sorare la situazione è un po' questa. Da una parte ci sono gli haters, dall'altra ci sono gli incredibili aziendalisti che continuano a difendere a spada tratta qualsiasi scelta aziendale, così come allo stesso modo gli haters qualsiasi scelta aziendale la criticano in maniera a prioristica, come se fosse appunto, cioè che sostanzialmente vogliono farne una questione personale con loro e attaccarli personalmente. Insomma, banalmente sono scelte di un'azienda, ma appunto per questo, visto che sono scelte di un'azienda, io, come sapete, l'ho sempre detto, mi pongo su una via di mezzo. Non capisco da una parte gli haters, onestamente, che, cari haters, se un gioco non vi soddisfa e non vi piace, ma che cazzo ci state a fare sopra? Prendete, girate, voltate pagina al libro della storia della vostra partecipazione al web 3.0 e guardate avanti, cercate qualcos'altro, insomma. Inutile fare i soliti nomi. Qualcuno ha detto Gotchka, ecco, insomma, inutile fare i soliti nomi, ma insomma ci siamo capiti. Trovo, non lo so, magari uno c'ha tanto tempo da perdere e magari può permetterselo, però allo stesso tempo mi permetto di dire agli aziendalisti, cioè a quelli che fino all'ultimo difenderanno qualsiasi scelta che viene fatta da qualsiasi azienda in cui con cui in qualche modo sono legati, anche da banali utenti come in questo caso, di finirla con il difendere a spada tratta qualsiasi cosa, avere uno spirito critico e permettersi di poter dire critico e libero e potersi di permettere di poter dire questa cosa non funziona, secondo me è anche un bene per l'azienda a cui uno si sente legato, perché probabilmente deve essere da stimolo per quell'azienda per ascoltare il parere magari di un esimio esperto che in quel momento dice magari questa cosa non funziona tanto bene, magari converrebbe farla in un altro modo. Ho sentito anche lì dire delle cose pazzesche, insomma, come se questo fosse un buon momento per investire su Sorare, ma non voglio costringere nessuno allora ad avere la posizione simile alla mia. Dico solo che qual è la mia posizione in questo momento e vi spiego anche il perché di questo video. Ma questo l'ho già fatto all'inizio. La mia posizione è questa. Come sapete, dopo che è successo quello che è successo con la K-League, tra l'altro ancora Sorare non ha risolto le questioni legate ai voti, onestamente dopo ormai quasi un anno mi sarei aspettato insomma qualche informazione in più, anche se onestamente va detto che Paul, quando è stato intervistato da Torque, ha dichiarato che insomma stanno valutando, sono nella fase finale di valutazione del nuovo provider e quindi ci dovrebbe essere una soluzione quando arriveremo insomma alla partenza del campionato, che sarà a febbraio, verso la fine di febbraio 2024. Quindi lo sapete, dopo quella cosa sono rimasto un po' così, un po' perplesso poi però onestamente ho comunque continuato a condividere contenuti, condividere comunque un percorso su Sorare, lo sapete, insomma, senza nascondersi dietro a un dito. Sono fra i content creator che viene ascoltato, sono nei gruppi di ascolto fatti dalla stessa Sorare, comunque Sorare mi fa andare negli stadi, insomma, per cui creo content anche da quel punto di vista, quindi mi sembra insomma di essere tranquillissimo e di potermi però permettere di dire che ci sono alcune cose che io continuo a non capire. Sostanzialmente sono due. La prima riguarda il gameplay. Onestamente potevo, diciamo così, condividere in pieno il fatto del continuo cambiamento del gameplay nel momento in cui eravamo in piena beta,
insomma, parlare di un gioco in beta dopo che, quant'è, 3 anni e mezzo che esiste, 4 che esiste, mi sembra insomma un po' tautologico. Non credo che faccia bene alla piattaforma e all'onboarding, ma anche alla felicità di chi sta dentro la piattaforma. Onestamente questo, come dire, questo continuo cambio di come si gioca all'interno delle singole modalità, anche perché voglio dire, se uno vuole applicare una strategia di gioco, e qui non sto parlando del lucrarci sopra ovviamente, ma una strategia di gioco, insomma bisogna concedere almeno una stagione, ecco. Questa è una cosa che io continuo a non capire. Secondo me è anche un problema per l'onboarding questo, perché se poi io devo spiegare a qualcuno che viene da fuori come funziona Sorare, dico guarda ora è così, ganzo, guarda qua, poi questo magari ci entra e dopo 3 mesi, 1 mese e mezzo, 3 mesi, gli è cambiato e sostanzialmente mi dice ma in che cazzo di gioco mi hai fatto entrare? Questo non toglie ovviamente che Sorare sia per me un gioco strepitoso, però onestamente questa cosa del continuo gameplay lo vedo come uno dei punti critici. Un altro dei punti critici, e questo io l'ho sempre detto per chi mi seguiva anche quando facevo ancora le live dalla Mella, nei primissimi tempi, quindi dello streaming, penso fosse ottobre 2021, quando streamavamo praticamente in Italia soltanto noi sul canale di Simone, e mi viene da dire la questione, quella che diciamo più continua a essere per me vincolante, la questione della comunicazione all'esterno. Arrivati a questo punto veramente non capisco come mai non sia stato fatto una campagna di marketing da parte di Sorare di un certo tipo. E badate bene, perché so che appunto poi c'è sempre quelli che li garba a polemizzare su qualsiasi cosa. Non sto dicendo questo perché voglio insegnare a fare marketing a qualcuno, anche perché non è diciamo non rientra nelle mie competenze, però da utente di Sorare e da utente del gioco del calcio, tifoso, anche diciamo esperto del settore, visto che ne scrivo, mi viene da dire che onestamente se un gioco si vuole far vedere, si vuole far conoscere alle grandi masse, non basta mettersi nei tabelloni di San Siro, che già comunque è un passo in avanti rispetto a quando non c'era niente. Credo che insomma il gioco vada fatto conoscere, però ecco la domanda che io mi faccio, visto che questa, come dire, questo refrain l'ho detto e ridetto e ridetto e ridetto e ridetto e ridetto innumerevoli volte, a questo punto mi domando quali siano le intenzioni e chiedo a Sorare quali siano le intenzioni da questo punto di vista, perché ormai dopo tanto tempo è passato, tra l'altro ci aspettiamo, non io, ma insomma molti di noi di Sorare, sì, anche io, ci aspettiamo un bull market, secondo gli esperti di cripto questo dovrebbe arrivare nel 2024, e insomma mi aspetterei che di pari passo Sorare cominci a farsi conoscere all'esterno, e quindi non lo so, io non credo, ad esempio entriamo più nel dettaglio, che sia sufficiente ingaggiare dei famosi influencer, perché questi vanno a prendere un target di persone molto limitato, perché poi bisogna anche dirsi le cose insomma come sono. Cioè se vai su Twitch ormai, guardando i numeri della community italiana, cioè parliamo a noi stessi sostanzialmente, oppure anche su YouTube. Credo che la cosa interessante sia fare, ovviamente prendersi degli influencer, perché comunque così parli al pubblico più giovane, bla bla bla, però anche andare sui canali tradizionali, che lo so che sono la morte nera del web 3.0, che i giovani a cui piace fare tanto i meme, che poi anche quelli che invenzione sono, i meme esistono da quando esiste la comicità, non volevo dirlo, si chiamano tormentoni. Tanto per essere chiari, insomma un po' di storia dello spettacolo dal vivo secondo me andrebbe un po' studiata, non fa male ogni tanto scorrere qualche, anche basta andare su qualche PDF online, non dico mica qualche libro, che quello veramente sa di boomer clamoroso leggere un libro, ma detto ciò il grande pubblico ancora oggi, e questi sono i dati, sta sulle televisioni, questo c'è poco da fare discorsi, ma innumerevoli volte più ampi di quelli che non può esserci, a parte YouTube ovviamente in alcuni casi, ma insomma parlo di live vere e proprie, non c'è niente come la televisione, quindi andrei su Sky, DAZN, cioè penserei proprio di fare una campagna di marketing seria sulla televisione, forse anche quella generalista,
sentirà cosa dico. Però intanto magari partiamo da quelle a pagamento specifiche sullo sport e magari qualcosa comincia a aiutare. Detto ciò, questi sono i primi spunti in realtà di una serie di interviste che condurrò qui sul canale a partire appunto dalla settimana prossima, dovrei riuscire a farla, con alcuni noti personaggi della community internazionale di Sorare, perché io credo che sia arrivato il momento di nuovo, per me, ma penso per tutti, ma insomma per chi mi segue lo sa, di allargare lo sguardo fuori dall'Italia, di uscire dal nostro piccolo orticello in cui ci ritroviamo a parlare sempre fra di noi, sostanzialmente poi a dire le stesse cose, entrando in un cul-de-sac da cui difficilmente si esce, andare a sentire insomma esperti di Sorare, manager di Sorare che stanno nel campo internazionale. Quindi dalla settimana prossima comincerete a trovare qui sul canale interviste per capire qual è lo stato di salute di Sorare e quali possono essere le prospettive per un rilancio dello stesso Sorare. Detto ciò, vi ricordo che se vi è piaciuto questo video, se volete rimanere in contatto col Darione, cliccate sulla campanella in maniera tale da essere costantemente aggiornati sui miei video. E poi c'è anche una grande community su Telegram, venite, entrate, ci divertiamo. E vi ricordo che fino alla fine di gennaio c'è una grande promo sul mio Patreon. E quindi insomma, che state aspettando? Potete fare un abbonamento a 10 euro, informazioni totali su Asia, e cominceranno ad arrivare anche quelle su Scottish e Bundesliga. Se addirittura da fare l'abbonamento annuale vi costa 8 euro al mese, veramente come nient'altro. Detto questo, ovviamente vi aspetto per le interviste. Se avete domande e curiosità che io posso fare ai miei ospiti internazionali, che sono alcuni dei nomi più importanti della community di Sorare, scriveteli qui sotto o venite sul Telegram e scriveteli lì. Come sempre, buon Sorare a tutte e tutti.